Ehi là! Come andiamo? Tutto bene ragazzi? Io oggi mi andava di fare un video, non ho moltissimo da fare in ogni caso. Io me la sbrigo velocemente, mi sbrigo velocemente molti lavori, quindi oggi mi concentro su una cosa, diciamo, mia, ok? Ovvero questa scheda di questa PlayStation 1, ok? E mi è stata portata qui da un cliente che dice che non leggeva i giochi e tutto il resto, e ha comprato un altro lettore, chiaramente questo è un ricondizionato cinese probabilmente, e non funzionava lo stesso. Quindi allora sono andato un attimo a investigare, ho cambiato 3, 4, 5 lettori e neanche uno funzionava, quindi chiaramente ho detto c'è qualche problema sulla scheda. E in precedenti video avevo mostrato che alcune console ormai con il tempo adesso i condensatori che ci sono sulle schede cominciano ad essere un po' esausti, ok? Del lavoro che hanno svolto e quindi necessita di un piccolo recap per la parte del lettore, ok? Che infatti io ho già fatto qua. Se io prendo un attimo solo, eccolo qua, c'ho il coso al contrario, aspettate un secondissimo che me lo vado ad aggiustare perché sennò continuo. Allora, verticale, orizzontale, perfetto, così io sono dritto e riesco a fare le cose come si deve. Allora, come vedete io qua ci ho già messo dei condensatori di ricambio per il circuito di ingresso del lettore, ok? 1, 2, 3 qua, un quarto qui che serve per questo qua, si potrebbe cambiare anche questo che è relativo per questo, ma non ne vedo il motivo. Il punto qual è? Che avendo cambiato un sacco di lettori e la situazione è rimasta sempre la stessa, e ho cambiato pure i condensatori e la situazione è rimasta la stessa, che adesso vi mostrerò, ho detto a questo punto uno di questi componenti qua, chip o addirittura qualche resistenza, ma vai te a capire quale poi possa dare problemi. E secondo me è questo qui, l'amplificatore RF che ha problemi e non riesce a mandare segnali corretti all'elaboratore per poi mandarli al processore e mandarli fuori al, al video, insomma. Quindi oggi adesso vi faccio vedere questa console qua come si comporta. Io ho già qua, andiamo un attimo indietro, ho cambiato anche un attimino il setup e se ricordate qui c'avevo il tappetino verde, l'ho girato sotto sopra per un semplice motivo che questo qua riflette meno le luci, che adesso ho tutte e due le luci, ho una luce di qua e una luce di qua, che si vede molto meglio adesso, almeno io vedo molto meglio, spero che nel video si riesca a percepire meglio anche l'immagine, perché più luminosa è l'immagine, più la telecamera lavora meglio e riesce a catturare le immagini in una definizione maggiore. Perché il sensore utilizzato per la telecamera in scarsa luminosità comincia a sgranare l'immagine e tutto il resto. Quindi spero che questo sia migliorato insomma, in sostanza. Allora, adesso questa console, questa scheda qui è a posto, ok? Guardate, vi faccio vedere. Andiamo a premere il sensore, il disco comincia a girare, gira più veloce, rallenta, gira più veloce, rallenta, gira un'altra volta e poi comincia a caricare tutte le cose del disco, del gioco. Quindi sappiamo che questa è a posto e funziona benissimo. Ok, invece questa scheda qui, adesso tolgo il lettore, lo teniamo già con il disco così è già pronto. Questa scheda qui, aspettate che prendo anche la placca, eccola qua, perfetto.
comincia a girare per un po' e poi smette, in sostanza. Ok, corrente, sensore, e comincia a girare e poi si ferma. Basta, non fa nient'altro. Io posso provare e riprovare, non cambia nulla. Quindi, oggi andiamo a vedere, andiamo a scoprire che cosa ha quest'altra scheda, perché io non lascio una PlayStation 1 in queste condizioni qua. Infatti, la persona comunque non è disposta a pagare chissà quale cifra per la riparazione di una scheda. A questo punto gli ho proposto io, guarda, ti do un'altra console direttamente, che è anche messa meglio esteticamente, perché purtroppo sono cose da ragazzini, tutta graffiata, ci aveva messo figurine con l'attack, adesivi o roba del genere, segni di attack dappertutto, e insomma ha rovinato la scocca, no? Allora gli ho detto, guarda, faccio prima a dire, te ne prendo un'altra, ok, la sistemo quello che c'è da sistemare e ti do quella, che spendi decisamente di meno piuttosto che a riparare o addirittura a sostituire la scheda o fare qualsiasi altra cosa. Ma appunto per questo, quindi io mi prendo questa scheda qui, questa console qua, e gliene do un'altra in cambio. Ma questa console qua io non la voglio lasciare così, io la voglio sistemare, perché adesso la scheda è mia, la console è mia, ci posso fare quello che voglio, posso sistemarmela come voglio, spenderci anche 2 milioni di euro a sistemarla, ok? E nessuno mi può dire nulla. Oltre al fatto che comunque vado ad imparare qualcosa in più. Allora, per questo lavoro qua mi servirà smontare anche questa scheda qua. Quindi vado a togliere la placca, estrarre la scheda. Così la possiamo utilizzare, ok, per i pezzi di ricambio, che sappiamo che questa scheda funziona, quindi noi possiamo utilizzarla per fare cambio di qualche chip. Io presumo che sia questo qua il problema, l'amplificatore RF, che mi dà problemi su questa scheda qua. Quindi io andrò come prima cosa a togliere quella lì. Anche questa qua è una più 22, ma versione 11, non 12, non cambia molto. Ok, questa qua ha già avuto precedenti esperienze di riparazione, perché si era tolto questo evidentemente, che vedo flussante e saldatura lì attorno. Probabilmente l'ho fatto anche io il lavoro. Ok, togliamo tutte le viti. Molto bene, ecco qua. Potrebbe esserci anche il caso, ma la vedo una cosa strana perché la console di per sé si accende, potrebbe esserci anche il fatto che l'alimentatore, che comunque fornisce tutta l'energia, abbia qualche piccolo problema, difetto, ok? Non riesce a fornire l'energia necessaria a tutto, ok? E magari questo gli crea problemi al lettore, perché il lettore è quel componente parecchio sensibile a qualsiasi cosa, correnti elettrostatiche, correnti differenti, qualsiasi cosa, interferenze, disturbi, può essere qualsiasi cosa, no? E gli può dare fastidio al lettore. Allora, andiamo a togliere questo e lo cambiamo con questo. E come seconda cosa proviamo a cambiargli questo, che è il chip di controllo per il motorino, ok? Quello che fa girare alla velocità corretta il motorino, perché anche questo può essere un fattore che impedisce il corretto funzionamento del lettore. Se il motorino gira leggermente più lento o leggermente più veloce, la lente non riesce a elaborare correttamente i dati e la console non sa che cosa fare.
La cosa più grave è che questo chip qua non è più in grado di ricevere informazioni, perché magari qualche saldatura può essere molto, molto facile su queste console qua. Le saldature cominciano magari a creparsi perché appunto le condizioni magari si tengono in condizioni umide, cominciano punti di ruggine, eccetera, e anche le saldature chiaramente si ossidano e si crepano nel tempo. Mal che vada, come ho detto, potrebbe essere questo chip qua, che è quello che gestisce tutto il controllo appunto audio, video, no audio, video, audio e dati relativi al lettore CD. Ma speriamo non sia quello il punto, perché se no sono chip tutti proprietari, quando smette di funzionare uno di questi qua non puoi dire lo vado a comprare, non esistono ricambi, quindi una scheda che presenta un chip morto di questi qui, questi grossi qua principali, e questo anche, che è il BIOS, basta, la console è praticamente morta, defunta, quindi non è più riparabile, a meno che non vai a prendere una scheda nuova, funzionante, e gli fai il trasferimento, ma tanto vale, comunque rimani sempre con una scheda in meno che non funziona. Allora, andiamo ad accendere il nostro saldatore, andiamo a prendere la nostra pasta di stagno, ok, a bassa temperatura, e così mischiamo qui. Tanto in ogni caso queste console qua hanno lo stagno, quello a piombo, che sta a circa 180 gradi di fusione, temperatura di fusione, quindi non è poi così grave la cosa. Però per tenere salvo il chip e scaldarlo il meno possibile, poi con l'aria calda ci vado a mettere questo stagno qui. Ecco qua. Allora, adesso questo ha tutto lo stagno nuovo, quindi prendiamo la nostra aria calda. Qui non serve neanche tante temperature alte, lo stesso, possiamo andare a 350-400 gradi, molto di meno rispetto a una qualsiasi altra console moderna. Allora io faccio 400 gradi, 50% di aria, e lo vado a togliere, direziono l'aria calda anche di là, così non si brucia proprio troppo il connettore. E se ne è venuto via in tipo 3 secondi. Molto bene. Allora, quello lì è il chip buono, lo teniamo là, da parte. Ok, adesso andiamo a preparare questa scheda qua, di nuovo. Ok, e si è saldato pure bene, molto meglio. Ok, adesso andiamo a provare, ok, con di nuovo il suo alloggiamento originale. Il suo alloggiamento originale era quello senza il cavo qui delle porte dei controller. Quindi mettiamo la scocca, sì, la placca di metallo. Cavetto di alimentazione, il lettore che sappiamo essere buono, molto bene. Adesso salvo il disco. Vediamo. Primo tentativo. Vediamo cosa succede. Era quel chip o non era quel chip? 3, 2, 1. No, se non gli attacco la corrente è difficile che si accende. Ok. 3, 2, 1. E no, non era l'amplificatore RF. Ok, andiamo avanti, non possiamo fare altro. Riscolleghiamo tutto di nuovo.
Giusto per, vogliamo provare l'altra scocca con l'altro alimentatore? Magari cambia qualcosa? Proviamo. Togliamoci via questa. Ok, prendiamo questa qua, vediamo cosa succede con questa. Ne dubito fortissimamente che sia un discorso di alimentatore, ma proviamo, magari qualcosa cambia. E in questo caso vado ad utilizzare questa placca, perché questo qua aveva il cavo suo attaccato, quindi faccio prima di utilizzarlo così. Se è l'alimentatore ho sbattuto la testa per niente, perché sono parecchi giorni che ci sto provando a vedere cos'è che va, cosa non va, e magari poi è solo un discorso di alimentatore strano che non funziona, che non ha voglia di funzionare bene. Ok, bene, corrente. Ok, 3, 2, 1. No, adesso si ferma. Sì. Quindi non è l'alimentatore, infatti mi sembrava strano. Comunque, sempre meglio aver provato anche questa strada. Bene, allora passiamo al prossimo. E il prossimo possiamo tentare con quello per il motorino, questo qui. Ok? Questi qua li teniamo tutti da parte lo stesso, perché se quello non era il problema vuol dire che i chip sono ancora buoni. Allora, ora che abbiamo escluso il discorso dell'alimentatore, riprendiamo questa qua come base per lavorare. Di nuovo andiamo a prendere questo chip qua e lo portiamo di là. Stagno bassa fusione. Bravo, si è messo a posto da solo. Ok, controlliamo un attimino che sia in posizione corretta, sì. Niente saldature strane o cosa, bene. Poi rimane solo questo praticamente. E se questo è un problema, perché non posso poi ripararla. A meno che non trovo un'altra scheda che magari ha questi due o altri componenti che non si può. O magari schede anche spezzate, perché ne ho viste anche di schede spezzate a metà. Quindi magari poi si riesce a prendere questo componente qua. Può anche essere. Allora, adesso andiamo a vedere. Ok. La placca. Molto bene. Il lettore. Perfetto. Adesso accendiamo il sensore. No, non ha funzionato.
Cioè, volete dirmi che è proprio quello là? Allora, facciamo una cosa. Intanto, non cambia la situazione, però giusto per conferma voglio anche vedere cosa succede quando io vado a mettere questi due chip che ho tolto su quest'altra scheda, da dove li ho appunto tolti prima. Quindi questi sono i chip della scheda difettosa, ok? Li vado a mettere su questa e vediamo come si comporta. Se funziona tutto a dovere, allora chiaramente c'è qualche altro componente difettoso. Se invece non funziona comunque, allora anche uno di questi due qua magari è difettoso e crea problemi a catena. Allora, per il momento andiamo a fare così, ce lo mettiamo qui. Adesso andiamo a testare allora questi componenti con questa scheda. Vediamo che cosa succede. La scheda di per sé prima funzionava, se adesso non funziona, o ho combinato io un casino, che può sempre essere, oppure uno di quei chip lì comunque non va. Ok, corrente, sensore, 3, 2, 1, via. No, funziona egregissimamente. Sì, giro più veloce, gira più lento, giro più veloce, gira più lento, giro più veloce, adesso continua a caricare a destra e a sinistra. Magari farete fatica a sentirlo con il microfono, ma lui continua ad andare. Quindi questi chip qua sono a postissimo. Paura. Adesso comincio ad avere paura, perché c'è qualcosa che allora non va su questo qui. Allora, premetto che ho già fatto un attimo di reflow, ok? Gli ho rifatto le saldature attorno a questo chip. Quindi la vedo difficile che a quel punto sia un problema delle saldature. E a fianco qui c'è la sua memoria RAM, praticamente, per aiutare a fare l'elaborazione dei dati. Magari è difettosa la RAM? Può essere. Ma a questo punto io qui con questa scheda qui gli devo andare a togliere la placca per riuscire ad estrarre poi i chip che mi servono. Quindi adesso ormai sono già 40 minuti di video, per me potrebbe essere una 20-30 minuti di video per voi quando l'avrò editato, quindi metto un attimo in pausa, tolgo la placca e ci rivediamo dopo. Eccoci qua, la placca è stata rimossa e adesso che mi ricordo, ok, questa scheda qua è stata anche presa di mira appunto dalla corrosione, ok? Vi mostro un po'. Questo punto qui, ok, dov'è la mia pinzetta? Allora, questo punto qui, come vedete, che ho riparato un pochino, aveva le piste corrose, danneggiate, anche le resistenze erano danneggiate, eccetera. Ho dovuto ricostruire un po', e questo è appunto il chip che comanda il lettore e tutto il resto.
quindi mi viene proprio da pensare che ci siano altri problemi qua, però non è una bella cosa, insomma. Io speravo ci potesse essere qualcos'altro a fianco, di diverso, ma sembra che qua l'unico colpevole sia questo. Quindi adesso noi non facciamo altro che andare a prendere questo chip qua, lo togliamo, lo spostiamo e ci prendiamo questo qui, questo qua nuovo, e andiamo a vedere come si comporta. Allora a quel punto potremmo anche poi andare a vedere se cambiando questo lo mettiamo di qua e l'altro lo mettiamo di qua, ok? Vediamo come si comporta, perché se poi mi è capitato con altre schede in cui ho preso il chip difettoso, ok, che sapevo essere difettoso, l'ho messo sull'altra scheda, cioè ho fatto il cambio, ok, e magicamente tutte e due le schede poi hanno cominciato a funzionare. Cioè il chip difettoso ha ripreso a funzionare, non ho idea del perché né del come, anche se gli avevo rifatto le saldature, eccetera. Quindi io spero anche in un caso di fortuna di nuovo come questo e vedere che cosa succede. Però per togliere questo chip qua io non utilizzo l'aria calda, vado con la piastra di preriscaldamento, perché è un chip piuttosto grosso, ci si mette del tempo a scaldarlo tutto insieme con la scheda e di conseguenza preferisco farlo con la piastra. Prendo la piastra e lo metto sotto 220 gradi, ok? La scheda si scalda, arriva intorno ai 180 gradi, questo qua si toglie senza subire troppo calore. Faccio lo stesso con questo e poi li vado a saldare insieme mentre le schede sono calde, mentre la piastra è ancora calda. Ok, anche qui processo lungo, ci vogliono parecchi minuti, 10-15 minuti per ogni scheda, quindi non vi tengo qua sulle spine, vi faccio vedere subito dopo quando ho terminato, che sono pronto a fare i test. Allora, siamo pronti al test. Ho tolto il chip da qua, ok? Non è questo. Quello che c'era qua l'ho già messo sull'altra scheda che funziona. Voglio vedere se questo chip qua di questa scheda funziona sulla scheda che già sapevamo funzionante, ok? Quindi, allora, sensore. Sì, funziona. Quindi è una buona notizia, sì, perché almeno il chip non è bruciato. Capito? Quindi c'è qualcos'altro sulla scheda che gli impedisce di funzionare. Non sono i chip, quindi può essere altro. Siccome abbiamo detto prima che c'è stato un problema di corrosione e tutto il resto, non vorrei che ci sia qualche altra pista, qualche altra linea che abbia problemi simili di corrosione, magari anche lieve, che cambia la resistenza sulla pista, magari al posto che essere di 0 ohm è una pista che magari per causa corrosione misura adesso 3 ohm. Quei 3 ohm possono causare dei problemi, perché è una resistenza quando non dovrebbe esserci resistenza. Quindi adesso comunque in ogni caso questo chip qua che era di questa scheda qua funzionante ce lo andiamo a mettere qui, ok? E vediamo se per magia divina, ok, come è già capitato in passato, questa scheda riprende a funzionare. Altrimenti non lo so. Altrimenti non lo so e magari fatemi sapere voi se avete avuto problemi in passato simili a questo e magari se mi lasciate sotto un commento in descrizione eventualmente posso anche darci un'occhiata, vedere se è lo stesso problema, se risolve la situazione oppure no. Quindi 3, 2, 1, stop al video, ci vado a rimettere questa scheda qui con il chip saldato e vediamo cosa succede. Ci vediamo dopo. Rieccoci.
Vediamo adesso cosa succede con il buon chip sulla scheda difettosa. Speriamo sia stato un momento così, eccetera, e magari funziona. Speriamo. 3, 2, 1. No, non funziona, sento già i rumori, cosi strani. Non funziona lo stesso. Quindi, non sono i chip, non sono i condensatori. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Io ho finito le idee, ma non mi arrendo qui. Non mi arrendo qui. Allora, non tutte le cose si possono trovare al primo colpo. Sarebbe facile, ma non è sempre così. Allora, per il momento io devo comunque chiudere qua, perché sennò il video diventa chilometrico, lunghissimo, non riesco poi a editarlo, non riesco a fare nulla, e le cose troppo lunghe non sono piacevoli per molti da guardare. Quindi io intanto termino qui, riprenderò questa console qua in futuro, se qualcuno mi lascia sotto un suggerimento su cosa fare, dove guardare, magari qualcuno ha avuto qualche esperienza pregressa e mi riesce ad aiutare con questa console, ringrazio molto in anticipo. E iscrivetevi se non l'avete già fatto, lasciate un like se vi è piaciuto questo video anche se è stato un fallimento completo e commentate e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, grazie per essere passati a vedere.